Ingredienti: una melanzana cotta in forno intera. Come vedete ho fatto dei taglietti in modo che si cuocesse bene all'interno. Ci ho infilato 2 spicchietti d'aglio per dargli anche un po' di sapore e uno spicchio messo in camiccia. Salsa tahina è una semplicissima salsa fatta con i semi di sesamo. Si può fare anche in casa, magari vi pubblicherò la ricetta su come farla. Io uso quella della Eridanius della Lidl. Un peperoncino. Nella ricetta originale non sarebbe previsto, ma io amo il baba ganoush un po' piccante, quindi ce lo metterò. Sale, quanto basta. 2 spicchi d'aglio, succo di limone e olio. Abbiamo tagliato la melanzana cotta in forno a 200 gradi per un'ora, l'abbiamo fatta raffreddare, l'abbiamo tagliata a metà e con un cucchiaio abbiamo estratto la polpa. Abbiamo frullato insieme l'olio, il succo di limone, l'aglio e il peperoncino e adesso andiamo a preparare il nostro baba ganoush e iniziamo col metterci un cucchiaio di tahina. Quindi apriamo la tahina e ne mettiamo un cucchiaio da minestra, scusatemi, e lo adagiamo nella nostra ciotola di servizio. Poi regolatevi in base al vostro gusto, se vi piace di più sentire il sapore della tahina allora va bene, ok? Sulla nostra tahina aggiungiamo il limone, il peperoncino e l'aglio frullati precedentemente. Magari con un leccapentole siamo un po' più comodi in modo da non lasciare dei masugli sul fondo. Mescoliamo con calma, lentamente. La tahina all'inizio tende a raggrumarsi un pochino, ma poi pian piano diventerà una crema omogenea insieme al nostro aglio e peperoncino. Io amo sentire i pezzettini, quindi li lascio, non li frullo proprio completamente. Mi piace sentire comunque i pezzettini di aglio e di peperoncino, però ovviamente va a gusto personale. Se non vi piace sentire i pezzettini, frullatelo a crema, e se non vi piace troppo il sapore dell'aglio, togliete l'anima in modo da sentirlo un po' di meno. Ok? Quindi continuiamo a mescolare. Mescolo con una forchetta perché in questo modo qua si amalgamano meglio gli ingredienti, quindi la tahina con i pezzettini di aglio, eccetera. Se invece l'aglio lo frullate a crema, potete mescolare anche con un cucchiaio oppure con una marisa. Del tutto è ben amalgamato, andiamo ad aggiungere la nostra melanzana. Prima di aggiungerla vedrete che avrà il suo liquido, la sua acqua. Lo teniamo questo perché è buono il sapore dell'arrostito, lo aggiungiamo un attimino nella tahina col limone, mescoliamo di nuovo un po' e poi aggiungiamo la nostra melanzana e con calma e pazienza andiamo a schiacciare, perché il baba ganoush non deve essere troppo cremoso, si devono sentire i pezzetti di melanzana. Eventualmente, se poi vi resta qualche pezzetto con qualche filamento, sapete che la melanzana ha i suoi filamenti, quindi magari è difficile spolparli per bene, potete dare una micro passata col mini pimmer, giusto per rompere un pochino le fibre della melanzana. Come vedete in realtà qua non ci sono grosse fibre, però continuiamo a schiacciare. Se volete potete usare anche uno schiacciapatate, ma io ve lo sconsiglio perché con lo schiacciapatate rischiate di far uscire tutta l'acqua e metà polpa vi rimane all'interno dello schiacciapatate. Invece in questo modo qua avete più controllo, ecco, su quello che fate, quindi siete più sicuri di schiacciare bene. Quando avete mescolato abbastanza, regoliamo di sale, quindi regolatelo. Io ho cotto la melanzana in forno con il sale e l'olio, quindi qua ne metterò di meno. Se la cuocete senza niente, qua ne andrete ad aggiungere di più. Io come un cucchiaino, secondo me è più che sufficiente, non di più, e mescoliamo ancora. E infine aggiungete l'olio. Allora, l'olio, diciamo che nei paesi originari si usa l'olio di oliva, l'olio extravergine, scusatemi, di oliva, e anche qua da noi in Europa. Io però amo molto il sapore della melanzana, della tahina amalgamati insieme, e secondo me l'olio di oliva tende un pochino a coprire questi sapori, non ad esaltarli in questo caso, e quindi uso un semplice olio di semi di girasole e continuate a mescolare finché non è tutto ben amalgamato. Appunto, il mio consiglio è di assaggiare con un cucchiaino pulito, ovviamente,
quindi ne prendete una cucchiaiatina piccola, non ne serve tanto, giusto per sentire se c'è equilibrio tra sale, limone, melanzana, tahina, eccetera. Quindi assaggiate. Nel mio caso è quasi perfetto, io aggiungerò un goccino di limone e una puntina di sale, e un goccino di limone. Mescoliamo ancora un po'. A questo punto dovrebbe essere giusto. Prendete un altro cucchiaino pulito e assaggiate. Io uso il retro di una forchetta e assaggiamo di nuovo per sentire se l'abbiamo regolato bene. Allora, a questo punto qua il mio consiglio è di lasciarlo in frigorifero in modo che i sapori si amalgamino bene, e poi lo decoreremo con un po' di prezzemolo e un po' di paprika dolce. Ed ecco qui il nostro baba ganoush pronto e decorato. Decorazioni semplici, perché ovviamente è un piatto diciamo casalingo, no? In Marocco al posto del prezzemolo utilizzano la menta. Io non amo molto la menta, è un sapore molto intenso che copre molti piatti, quindi preferisco il prezzemolo, che è più leggero e si sente di meno. Siccome io amo far capire cosa c'è nel piatto, e a volte ovviamente quando si tratta di salsa, di creme, è difficile far capire cosa c'è nel piatto, io ho utilizzato la buccia della melanzana. Perché essendo stata cotta a 200 gradi perde il problema che hanno le solenacee, e quindi si possono anche diventa commestibile, insomma si possono mangiare. Quindi l'ho intrecciata, l'ho fatta a forma di anello, l'ho messa al centro la buccia di melanzana, e ho decorato, ho aggiunto anche un po' di semi di sesamo in superficie per far capire appunto gli ingredienti, anche perché nel caso si trattasse appunto di avere ospiti che magari sono allergici a qualcosa, non sempre hanno il tempo di chiedere o si dimenticano, il sesamo per esempio è un allergene, quindi mettendolo in bella vista siamo sicuri che se abbiamo ospiti che sono allergici lo vedono e ti dicono ma qua c'è il sesamo, e quindi siamo al sicuro anche da quel punto di vista lì. Oltre all'aspetto estetico, intendo, è importante che le persone sappiano cosa c'è nel piatto, no? Va bene, se volete, allora l'ultimo passaggio è decorare con un goccino di olio d'oliva. In questo caso sì, nel senso non nel condimento, non nel piatto principale, perché secondo me copre, ma un giro di olio e siamo alla perfezione. Io personalmente, ripeto, lo preferisco senza l'olio di oliva perché tende a coprire un po' i sapori. Che dire, vi auguro una buona serata, una buona visione. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuta questa ricetta e se vi è piaciuto questo video.